Da Bruno Peppi questa sera vi parlo di Sodoma e Gomorra. Quale fu il peccato di Sodoma e Gomorra? La risposta che segue presenta una comprensione biblica di una delicata questione di genere. Respingo ogni forma di odio e discriminazione nei confronti della comunità LGBTQ+. Il racconto biblico di Sodoma e Gomorra viene riportato nei capitoli 18 e 19 del libro della Genesi. Genesi 18 narra di come il Signore e due angeli vennero a parlare con Abramo. Il Signore informò Abramo siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave. Genesi 18:20. I versetti 22 e 33 riportano come Abramo implorò il Signore di avere misericordia per Sodoma e Gomorra perché il nipote di Abramo, Lot, e la sua famiglia vivevano a Sodoma. Genesi 19 narra di come due angeli travestiti da uomini visitarono Sodoma e Gomorra. Lot incontrò gli angeli nella piazza della città e li esortò a rimanere a casa sua. Gli angeli accettarono. La Bibbia in seguito ci informa che prima che andassero a coricarsi, gli uomini della città, gli uomini di Sodoma, circondarono la casa, giovani e vecchi, l'intera popolazione venuta da ogni dove. Chiamarono Lot e gli dissero: dove sono gli uomini che sono venuti da te questa notte? Portaceli fuori affinché li possiamo conoscere. Genesi 19, 4, 5. Gli angeli in seguito accecarono tutti gli uomini di Sodoma e Gomorra ed esortarono Lot e la sua famiglia a fuggire dalla città per fuggire dall'ira di Dio che stava per abbattersi su di loro. Lot e la sua famiglia fuggirono dalla città e allora l'Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Così egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città. Genesi 19, 24, 25. Alla luce del passaggio, la risposta più comune alla domanda quale fu il peccato compiuto da Sodoma e Gomorra è l'omosessualità. È così che il termine sodomia diventò di uso comune per indicare il sesso anale tra due uomini che sia consensuale o forzato. Chiaramente l'omosessualità fu parte della ragione per la quale Dio distrusse le due città. Gli uomini di Sodoma e Gomorra volevano stuprare collettivamente i due angeli che erano travestiti da uomini. Allo stesso tempo non è biblico dire che l'omosessualità fu l'unica ragione per la quale Dio distrusse Sodoma e Gomorra. Le città di Sodoma e Gomorra sicuramente non si abbandonavano soltanto a quel peccato. Ezechiele 16, 49, 50 dichiara: ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sodoma. Lei e le sue figlie vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e in una grande indolenza, ma non sostenevano la mano dell'afflitto del povero. Erano altezzose e commettevano abominazioni davanti a me. La parola ebrea tradotta con abominazioni si riferisce a qualcosa che è moralmente disgustoso ed è la stessa parola usata in Levitico 18:22 per riferirsi all'omosessualità come abominevole. Allo stesso modo Giuda 7 dichiara proprio come Sodoma e Gomorra e le città vicine che come loro si erano abbandonate alla fornicazione e si erano date a perversioni sessuali contro natura. Dunque, ancora una volta, mentre l'omosessualità non era l'unico peccato al quale le città di Sodoma e Gomorra si erano abbandonate, essa sembra comunque essere la ragione principale per la distruzione della città. Coloro i quali tentano di spiegare la condanna biblica in modo differente dall'accusa dell'omosessualità sostengono che il peccato di Sodoma e Gomorra fosse l'inospitalità. Gli uomini di Sodoma e Gomorra non erano certamente ospitali. Sicuramente non c'è nulla di più inospitale dello stupro di gruppo. Ma dire che Dio abbia completamente distrutto due città e tutti i loro abitanti per essere stati inospitali è chiaramente fuori tema. Mentre Sodoma e Gomorra erano colpevoli di molti altri peccati orrendi, l'omosessualità era la ragione per la quale Dio riversò zolfo sulle città, distruggendo completamente esse e tutti i loro abitanti. Fino ad oggi l'area in cui si trovano Sodoma e Gomorra rimane una terra desolata. Sodoma e Gomorra fungono da potente esempio di come Dio si senta riguardo il peccato in generale ed in particolare l'omosessualità. Un ringraziamento a tutti da Bruno Peppi, grazie per avermi seguito, per aver ascoltato queste meravigliose parole. Se avete domande scrivetemi. Arrivederci al prossimo video. Grazie, ciao.